Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere un antifurto tanto semplice quanto efficace per prevenire le frazioni all'interno dei nostri mezzi. Sto parlando di un blocco per le portiere posteriori per un camper furgonato. Semplice perché? Perché basicamente questo antifurto è composto da due staffe in acciaio e da un perno che funge da blocco. Vi farò vedere adesso nello specifico a che cosa serve e come installarlo. Ma cosa succede se un malintenzionato vuole entrare dalle porte posteriori? Semplicemente va a spaccare qui la finestra e infilando una mano arriva alla maniglia, aprendovi molto facilmente le portiere. Invece, andando a installare questo antifurto, che andrà posizionato qua, anche spaccando la finestra e arrivando alla maniglia non servirà a niente, perché esso terrà entrambe le portiere perfettamente chiuse. Secondo me è una sicurezza in più che fa tanto. Come vi dicevo prima, le staffe vanno installate esattamente qua giù, dove ci sono le cerniere delle portiere, in questa posizione. Per farlo dobbiamo andare a svitare queste 6 viti, sono viti Torx e vi servirà una chiave Torx da 40. Potrebbero risultare un po' dure perché è presente del frenafiletti. Questa vite qua giù non è necessario svitarla tutta, ma si può semplicemente allentare per tenere comunque in posizione il meccanismo. Ecco, guardate, nella vite è sporca di verde, quindi sì, c'era del frenafiletti. Ecco fatto, questa non l'ho svitata del tutto, ma l'ho allentata. Infatti, vedete, si posiziona perfettamente qui e il meccanismo rimarrà in ordine. Vado a dare una pulita alle viti. Posiziono la prima staffa. Vado a stringere la prima vite per tenerla in posizione. Adesso vado a rimettere un po' di frenafiletti alle viti che ho tolto. E possiamo andare a riavvitarle. Stessa cosa anche con l'altra. Adesso andiamo anche a svitare del tutto questa qui per rimetterci il frenafiletti. Fatto, la prima staffa è perfettamente in posizione. Eseguiamo la stessa operazione anche nella parte sinistra. Svitiamo queste due viti e allentiamo questa superiore. Ecco fatto, l'ho svitata abbastanza. Adesso andiamo a riposizionare le due viti. Gli do sempre una pulitina. E anche questa volta andiamo a rimetterci il frenafiletti. Fatto, entrambe le staffe montate. Adesso prendiamo il nostro perno e apriamolo. Qui c'è un foro. Serve per tenere il perno quando non si vuole chiudere le portiere. Invece, per bloccarle, si fa passare il perno tra le due staffe e si blocca. Con questo scatto, vedete, non esce più fuori e l'antifurto è attivo, rendendo le portiere molto più sicure. Facciamo una prova. Vedete? Perfettamente sicuro. Spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, vi ricordo come sempre di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.